8 luglio 1975. Ilic Ramírez Sánchez, 25 anni, figura di primo piano del terrorismo internazionale, veste alla moda, frequenta l'alta società europea, è conosciuto e ammirato per la sua cultura e la sua intelligenza nei circoli diplomatici dell'Occidente. Il suo nome esatto di battesimo è Ilic. Suo padre, un ricco avvocato di Caracas, esponente del Partito Comunista Venezuelano, l'ha voluto chiamare come uno dei nomi di Lenin. Da qualche giorno soltanto Ilic è balzato sotto i riflettori della cronaca. Soprannominato lo sciacallo per la somiglianza del suo piano d'azione con quello del famoso personaggio di Frederick Forsyth, è ritenuto coinvolto nei più clamorosi attentati compiuti in Europa negli ultimi anni. Nei dossier che i servizi di controspionaggio di tutta Europa hanno aperto a suo nome, da pochi giorni Ilic Ramírez Sánchez, alias Carlos Martínez, viene indicato come il maggiore indiziato per l'attacco condotto da un comando giapponese all'ambasciata francese dell'Aia per il rapimento dell'esponente cristiano-democratico tedesco Peter Lorenz, per l'attentato all'aeroporto parigino di Orly, quando una bomba esplose contro un jet della compagnia israeliana HAL, per altri attentati minori a Parigi, Londra e Berlino. Su di lui ci sarebbero prove di colpevolezza anche per l'attentato all'aeroporto romano di Fiumicino il 20 dicembre 1973, quando 32 persone morirono a bordo di un Boeing 707 della Panam. «21 dicembre 1975. 11 ministri del petrolio dell'OPEC sono prigionieri a Vienna di un gruppo di 5 terroristi che hanno detto di appartenere a un'organizzazione sconosciuta chiamata Braccio della Rivoluzione Araba. Secondo il ministro degli interni austriaco, i guerriglieri sono palestinesi, ma per altre fonti si tratterebbe di sudamericani. Parlano con le autorità austriache in inglese e 2 in spagnolo. Entro le 7 di domattina vogliono dal governo austriaco un aereo per partire con gli ostaggi. Se il governo respingerà la richiesta, i terroristi faranno saltare in aria l'edificio dell'OPEC, dove si trovano asserragliati con i prigionieri. Tra le varie ipotesi prese in considerazione dalla polizia, c'è anche quella che il capo del gruppo possa essere il famoso Carlos, l'uomo più ricercato d'Europa. Lo scorso luglio fu protagonista di un clamoroso episodio a Parigi, dove riuscì a fuggire dopo aver ucciso 2 poliziotti e un loro confidente libanese. Egli parla correttamente lo spagnolo e l'arabo e cappeggia un gruppo di terroristi internazionali che comprende latinoamericani, europei, asiatici ed arabi. 22 dicembre 1975. 34 dei 41 ostaggi sono stati liberati. I terroristi tengono ancora prigionieri i ministri dell'Arabia Saudita, dell'Iran, della Libia e dell'Iraq, nonché i capi delle delegazioni del Kuwait, del Qatar e degli Emirati Arabi Uniti. Il 19 con i guerriglieri è atterrato ad Algeri poco prima di mezzogiorno. L'aeroporto era centimetro per centimetro sotto il tiro dei soldati algerini. 24 dicembre 1975. Iniziato alle 11:30 di domenica con la sanguinosa irruzione di 6 terroristi nella sede viennese dell'OPEC, il dramma dei ministri del petrolio in ostaggio si è concluso alle 7 di stamane ad Algeri. I guerriglieri filo-palestinesi del braccio armato e della rivoluzione araba si sono arresi dopo aver invano chiesto un aereo più grande per recarsi a Baghdad e in altre capitali arabe. 12 aprile 1977. Abdullah Hail Agri è stato eliminato con prontezza cronometrica all'uscita dall'albergo con la giovane moglie Fatima. Molto influente e legato al filo occidentale Re Khaled dell'Arabia Saudita, Hail Agri era ostile ai piani caldeggiati dalla sinistra araba di unire lo Yemen del Nord alla Repubblica Sud Yemenita di indirizzo marxista. A questo punto ecco scattare l'attentato, il cui cervello potrebbe essere Ilic Ramírez Sánchez, detto anche Carlos, lo sciacallo. Hail Agri aveva resistito con fermezza e non di rado con ferocia
ai tentativi di infiltrazione marxista promossi dalla Repubblica del Sud, sembra con denaro di Gheddafi. A quanto si dice a Londra con insistenza e abbondanza di particolari, il terrorista venezuelano non sarebbe altro che il coordinatore dei piani rivoluzionari del presidente libico. Scotland Yard say there have been no developments in their investigation of a reported sighting in London of the international terrorist Ilich Ramirez Sanchez, or Carlos as he's called. Gennaio 1986. I giornalisti titolano: Gheddafi ha fatto uccidere Carlos. È sepolto nel deserto libico. La smentita arriva dalla CIA. Tutto falso, è vivo, ma si è sottoposto a un'operazione di chirurgia plastica. 29 giugno 1990. Ilich Ramirez Sanchez, meglio conosciuto come Carlos lo Sciacallo, era praticamente di casa in Ungheria. Le rivelazioni delle autorità di Budapest gettano nuova luce sui rapporti tra il grande maestro del terrore e gli ex regimi dell'Est. Il principale quotidiano ungherese ha precisato che Carlos e 30 suoi adepti, tra cui numerose donne, hanno soggiornato diverse volte in Ungheria usando passaporti falsi e nomi di copertura. Nel maggio del 79, aggiunge il giornale, è la Stasi che avverte i colleghi ungheresi. Sta arrivando da Sofia, via Berlino Est. Lo sciacallo viaggia con un documento diplomatico yemenita. Gli 007 di Budapest non chiudono certo le porte, anzi, offrono ospitalità. È un ordine di Mosca. Carlos si trova bene in riva al Danubio e vi torna spesso. Nell'autunno 85, alla testa di un gruppo di fuoco, il terrorista si ferma di nuovo a Budapest e sfrutta l'occasione per creare un deposito di armi. Successivamente, secondo le recenti rivelazioni, la polizia rinviene un impressionante arsenale composto da lanciarazzi, mitra ed esplosivo. L'estremista cerca di nuovo asilo nell'86. Questa volta l'Ungheria risponde con un no. Le due segnalazioni assumono un certo significato. Per molti, infatti, Carlos era stato ucciso nell'84 dai libici, decisi a sbarazzarsi di un cliente scomodo. I documenti che gli ungheresi hanno mostrato alla stampa provano non solo che l'allora leader del PC, Kadar, offriva la sua ala protettiva al terrorista, ma che quest'ultimo era vivo e vegeto. Quella ungherese diventa dunque l'ultima traccia lasciata dallo sciacallo, ripiombato ora nel mistero che ha sempre circondato la sua attività. 17 agosto 1994. Come vedete, sono vivo e lo sarò a lungo. Con queste parole, il terrorista più ricercato al mondo, il venezuelano Ilich Ramirez Sanchez, detto Carlos o a scelta lo sciacallo, ha salutato ieri il giudice francese all'inizio del suo interrogatorio, il giorno dopo la cattura in Sudan e l'immediato trasferimento dell'ex Primula Rossa, sospettato della morte di almeno 85 persone. Una polemica si è accesa a Parigi sul prezzo che sarebbe stato pagato al governo di Khartoum. Secondo i legali di Carlos e indiscrezioni riprese dai giornali, i servizi segreti francesi avrebbero venduto ai sudanesi informazioni strategiche sui ribelli nel sud del paese. Il ministro degli interni Charles Pasqua, trionfante nel suo ruolo di cacciatore di terroristi, ha negato ogni contrattazione. 23 dicembre 94. Il lusso l'ha sempre accompagnato, anche quando teneva in scacco polizie e servizi segreti di tutto il mondo. Eppure c'era da aspettarsi che una volta finito in carcere, Carlos lo sciacallo avrebbe dovuto cambiare abitudini. E invece no. Il pluriassassino, arrestato il 15 agosto scorso, continua a dormire in lenzuola di seta e non si sogna neppure di rinunciare ai suoi costosissimi sigari cubani. Il suo sinistro mito trova così altri motivi per crescere. Rinchiuso nel carcere parigino della Santé, tra le proteste degli altri detenuti e lo sconcerto dei secondini, il terribile Carlos è l'unico detenuto con una brandina avvolta di seta e coperta da una trapunta di piume d'oca. Lo ha rivelato il quotidiano francese Le Parisien. 5 giugno 1995. È davvero rimasto solo dopo aver visto svanire i sogni di rivoluzione? Il terrorista di origine venezuelana ha subito l'ultimo affronto da una donna e per giunta sua moglie. La magistratura tedesca ha rivelato che Magdalena Koop, la consorte tedesca di Sanchez, meglio conosciuto come Carlos, è tornata dal Venezuela con la figlia Rosa e si è stabilita nella città di Ulm
Con una decisione spontanea, la signora ha deciso di aiutare i giudici a far luce su alcuni attentati organizzati dal marito. Nella cella del carcere parigino, dove è rinchiuso da agosto 94, Carlos avrà tempo per riflettere su quanto siano pericolose per lui le donne, forse più insidiose di tanti segugi sguinzagliati sulle sue tracce. Sì, perché sono state spesso le amanti a procurargli i guai, a partire dal suo soggiorno a Mosca, alla fine degli anni 60, dove era iscritto all'Università Lumumba. Ma i libri di testo restavano sul banco e lui si scatenava nel divertimento. Suo padre gli mandava tanti dollari, rammentano, e lui li bruciava con ragazze da favola. Il suo comportamento è così insolente da meritarsi l'espulsione. Lo sciacallo non perde il vizio neppure quando entra nella rete terroristica del palestinese Owadi Haddad. La passione per Angela Ataola gli fa perdere documenti preziosi. In un appartamento di Londra, sotto un letto matrimoniale, dimentica un elenco di 500 persone da uccidere. Poi, nell'85, il colpo di fulmine. Carlos sposa Magdalena Kopp, in codice Lilly, terrorista della RAF tedesca. L'unione è rafforzata dalla nascita di una figlia che segue papà e mamma nel rifugio di Damasco. Ma nell'esilio siriano il legame si sfilaccia e la coppia si separa. La rottura è aggravata dal mutato atteggiamento di Damasco nei confronti dell'imbarazzante ospite. Carlos deve lasciare il paese. Lo sciacallo braccato vaga per il Medio Oriente, prima la Libia, dove si consola con una bella palestinese, e quindi il Sudan e l'inizio della fine. Carlos, sotto le mentite spoglie di commerciante, cerca rifugio nelle braccia di una giovane, Lana. Trascorre le serate, ricorda qualcuno, al nightclub armeno di Khartoum. In una mano un bicchiere di Johnny Walker, nell'altra un lungo sigaro cubano, e davanti a lui la flessuosa Lana, che balla la danza del ventre. Lei lo ama follemente, lui è il solito cacciatore. Così quando Lana lo sorprende con una bionda, racconta la leggenda, scoppia quasi una rissa. Interviene la polizia e la vera identità di Carlos è scoperta. Per colpa della sua fiamma, il terrorista finisce tra le sbarre e il regime sudanese lo regala agli 007 di Parigi. Nel carcere francese la vita è dura, ma Carlos non si fa mancare nulla. Nell'ottobre 94 i gendarmi sorprendono un legale della difesa, la signorina Maria Annick, seduta sulle ginocchia del prigioniero. Le autorità reagiscono inasprendo i controlli. Giovedì 11 dicembre 1997. Per lo sciacallo si avvicina il momento della verità. Domani mattina Ramirez Sanchez, detto Carlos, uno dei più famosi terroristi del mondo, lascerà la sua cella alla Santé ed entrerà nel tribunale di Parigi per rispondere di una lunga serie di delitti. Un terrorista come Carlos è ormai fuori moda. Peggio, è uscito dalla storia, si è trasformato in un relitto d'un passato di orrore ideologico. Però Carlos è pur sempre una cassaforte vivente in cui sono racchiusi i segreti sconvolgenti della lotta tra Est e Ovest. Carlos è una figura unica nella storia del terrorismo. Ha una duplice personalità, è uno stratega sanguinario, un omicida spietato e allo stesso tempo una sorta di Casanova, un seduttore. A Londra e a Parigi è circondato da donne splendide e sensibili, che tra l'altro gli offrono nascondigli. È il 1997 quando Carlos viene condannato all'ergastolo per 3 omicidi, mentre lui in aula invoca l'aureola della rivoluzione e corteggia le ex amiche. La sua professione? Sono un rivoluzionario professionista, non sono un ladro di polli. E il suo ultimo domicilio? Il mondo è il mio regno. Comunque, l'ultimo indirizzo è Khartoum, in Sudan. È vero che ha studiato chimica nell'ex-URSS? Sì, la chimica mi piace, sono un magnifico artificiere e è il minimo nel nostro mestiere. Ma che implacabile terrorista! Carlos, lo sciacallo, fu messo in disparte dai duri del movimento palestinese perché nel 75 non aveva mostrato abbastanza grinta durante il clamoroso sequestro dei ministri del petrolio riuniti a Vienna. Abu Sharif, tra i più stretti consiglieri del leader dell'OLP Yasser Arafat, racconta in un libro che Carlos ebbe istruzioni precise dai suoi boss palestinesi. Doveva uccidere uno dopo l'altro i 33 ostaggi se le richieste del comando terrorista non fossero state esaudite. Carlos invece esitò, disattese gli ordini e imbarcò i ministri su un aereo, finito poi ad Algeri.
dove li liberò in cambio di un salvacondotto e di una grossa somma di denaro. Nel 2001 si è sposato con rito islamico con il suo legale 23 novembre 2005. Dalla sua cella nel carcere della Santé, Ilic Ramirez Sánchez nega qualsiasi complicità del suo gruppo nella strage di Bologna del 1980. L'attentato, dice, fu eseguito da giovani neofascisti, manipolati, ma fu organizzato da CIA e Mossad per punire e piegare l'Italia. A proposito di Mambro e Fioravanti, aggiunge, potrebbero essere innocenti o manipolati dai servizi segreti americani. Gli israeliani, secondo Carlos, volevano incolpare il comunista tedesco Thomas Kramm. L'eccidio del 2 agosto 80, 85 morti, secondo Carlos fu non solo eseguito da giovani neofascisti, ma organizzato da CIA e Mossad per punire e piegare Roma. Una rappresaglia contro la nostra politica di tolleranza dei gruppi terroristici palestinesi, in cambio del loro impegno a non colpire l'Italia. La bomba nella stazione andrebbe quindi inquadrata in una guerra segreta tra i due blocchi, Stati Uniti e Unione Sovietica, che si combattono con reti di servizi e di terroristi. Per Carlos, la migliore conferma sarebbe proprio la presenza di un certo Thomas Kramm. Siamo sempre stati convinti che sia stata organizzata dai servizi segreti americani, i veri padroni del terrore nero in Italia. Poco tempo dopo la strage ho ricevuto dalla Germania Ovest un rapporto scritto, che è molto importante, che dovrebbe essere ancora negli archivi dei rivoluzionari internazionalisti. Il rapporto dice che un compagno tedesco era uscito dalla stazione pochi istanti prima dell'esplosione. Ho ricordato il suo nome leggendo il Corriere, Thomas Kramm. Era un insegnante comunista, un rifugiato a Perugia. Il giorno prima della strage era a Roma, pedinato da agenti segreti, che lo seguirono anche sul treno per Bologna. Kramm aveva solo un sacchetto di plastica con oggetti personali, ma se fosse morto nell'attentato sarebbe stato facile attribuirgli ogni colpa. Cosa penso della condanna definitiva di Mambro e Fioravanti? La mia opinione è che se sono colpevoli avevano qualcuno dietro, qualcuno capace di manipolare giovani neofascisti, come per Piazza Fontana. Il fatto che non abbiano mai parlato, però, mi fa ritenere che siano innocenti. Lei sconta l'ergastolo per l'omicidio di 2 poliziotti francesi. Sarebbe disposto a farsi interrogare dai magistrati italiani? Deve essere chiaro che io non sono un informatore della polizia e che non denuncerei mai militanti politici, ma sono pronto a testimoniare contro tutti i traditori. Bassam Abu Sharif racconta: lanciammo un allarme, Moro era in pericolo. Credo un mese prima del sequestro avvenuto il 16 marzo 78. In quei giorni Giovannone non era a Beirut. Incontrai un suo giovane assistente e gli riferii che cosa mi aveva raccontato una delle ragazze di Carlos. Era tedesca e aveva partecipato a una riunione dove era stata discussa l'idea di colpire Moro. Le feci capire che il fronte lo considerava un errore. Moro era contro l'egemonia americana, non andava toccato. Fin dal 68, in Giordania e poi in Libano, il mio incarico è stato quello di gestire i campi di addestramento per gli occidentali, anche italiani. Lì ho conosciuto Andreas Bader e Ulrike Meinhof, i fondatori della RAF. Ho reclutato io Ilic Ramirez Sánchez e gli ho dato Carlos come nome di battaglia. Lo sciacallo, quello, c'è diventato da solo.